Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo il dolce che concluderà il menù che ho pensato di proporvi per le festività natalizie. È un dolce buonissimo, golosissimo, che veramente verrà spazzolato via in men che non si dica. Faremo un cheesecake senza cottura alla Nutella e non vi dico altro. Vi ricordo però di iscrivervi al canale, di mettermi like e di inondarmi di commenti. Se avete voglia fatemi anche pubblicità con i vostri conoscenti. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ed eccoci giunti al finale di questo menù natalizio. Ho pensato di fare un dolce bello ricco, bello carico, perché in queste occasioni secondo me serve anche una coccola, diciamo così, serve anche poter un attimo non pensare, diciamo, agli equilibri alimentari, cosa che invece facciamo sempre. Quindi farò un cheesecake senza cottura che va soltanto in frigo. Quindi è un cheesecake, un dolce veramente molto semplice, basta assemblare gli ingredienti che adesso vedremo e poi deve riposare qualche ora in frigorifero. Dunque, per fare questo cheesecake ci occorre del formaggio fresco spalmabile, Nutella, burro che ho fatto sciogliere al microonde, zucchero a velo, biscotti digestive. Poi sopra ci metteremo una ganache al cioccolato, ma la vediamo dopo, facciamo una cosa per volta. Dunque, la prima operazione da fare è quella di prendere i biscotti digestive e di frullarli riducendoli quasi a farina. Ok, quindi niente, col solito bicchiere del mini primer andiamo a frullare i biscotti. Io li spezzetto per velocizzare il tutto. Ok, allora una volta spezzettati li andiamo a frullare. Io uso i digestive perché di solito per i cheesecake uso questi. Hanno già un pochino di burro al loro interno, quindi mi garantiscono, diciamo, che la base rimanga in una certa maniera con un certo spessore. Potete usare i biscotti che preferite, ok, anche quelli al cioccolato se volete fare proprio tutto al cioccolato. Ecco fatto, bastano veramente pochi istanti e si frullano e diventano veramente proprio quasi come se fossero farina. Allora adesso dobbiamo impastarli con il burro fuso. Sembrerà tanto, ma devono poi assorbirlo i biscotti che abbiamo ridotto in polvere. Bisogna amalgamare affinché non viene un composto che sembri la sabbia bagnata. Prendo uno stampo di questi con cerniera che sono semplici da usare e lo verso tutto sul fondo. A questo punto livello bene, allora vediamoci anche con le mani, questo è sempre il miglior strumento in cucina. Perfetto, allora una volta livellato, che venga proprio uno strato così come se fosse un mega biscotto ricomposto, lo mettiamo in frigorifero per tutto il tempo necessario a fare la crema. Ok, allora adesso prepariamo la crema. Ho messo questa bolla un po' più grande, il Philadelphia, ci metto lo zucchero a velo, ok, e lo lavoro un attimo con lo sbattitore, piano. Una volta che il composto sarà completamente omogeneo, che tutto lo zucchero sia stato assorbito dal formaggio, ci mettiamo la Nutella. La Nutella io l'ho tenuta a temperatura ambiente che diventasse un pochino più liquidina. Potete sempre eventualmente immergere il barattolo in acqua calda oppure metterlo un secondo nel microonde. Semmai ricordatevi di levare la capsula, quella d'alluminio che c'è sopra se il barattolo è nuovo, se no si danneggia il microonde. Ecco fatto. E allora, come abbiamo fatto prima, lo amalgamiamo il tutto al minimo, sempre al minimo. Allora lo lavoriamo un paio di minuti, il tempo che sia veramente tutto molto omogeneo, dopodiché lo mettiamo sulla base che abbiamo preparato. A differenza del cheesecake classico, quello sempre non cotto, in cui ci va la colla di pesce per addensare perché c'è lo yogurt, qui essendoci la Nutella non mettiamo nessun addensante perché la Nutella stessa, come vedete, ha già
lasciato un composto molto ben omogeneo, quindi poi dopo il freddo del frigorifero lo assoderà leggermente e non ha bisogno di nient'altro. Allora disponiamo questa fantastica salsa alla Nutella al centro. Ormai con le mani sporche faccio questo servizio qui. Ok, adesso veramente molto semplicemente lo dobbiamo soltanto disporre, ma è abbastanza liquido, quindi come vedete ci vuole un secondo. Qui semplicemente facendo ruotare la tagliettina e mantenendo quasi ferma la spatola riusciamo a fare una livellazione quasi perfetta, e poi come premio avete questo da poter pulire, diciamo, naturalmente. Questo lo metto un secondo in frigorifero e facciamo la ganache da mettere sopra. Allora eccoci alla ganache, che sembra chissà che cosa, ma di fatto è semplicissima. Allora per la ganache qui ho 400 grammi di cioccolato, metà al latte, metà fondente. Questo potete fare tutto al latte, tutta fondente, metà e metà, un terzo, due terzi, quello che volete voi. 100 grammi di burro e circa 100 grammi di latte intero. Se avete la panna fresca potete usare tranquillamente anche la panna fresca. Allora metto il cioccolato che ho già fatto con i cubetti, diciamo, naturali della barretta nel microonde 1 minuto e mezzo alla massima potenza, dopodiché si tira fuori, si aggiunge il latte, il burro, proseguiamo 30 secondi alla massima potenza, si gira 30 secondi alla massima potenza affinché non sarà tutto completamente sciolto, quindi ci vediamo tra un paio di minuti. Allora la ganache praticamente viene così, ok, in 1 minuto 30 secondi, poi si basta amalgamare appena e viene così. Adesso è ancora un po' tiepidina, la metto direttamente sopra al dolce, dopodiché lo copriamo con pellicola e si fa riposare in frigorifero, ma basta un paio d'ore. Ovviamente questa è liquida, quindi se avete fatto bene prima la livellatura si autolivellerà. Non è fondamentale mettercela questa qui, è soltanto per renderlo molto più goloso, perché a questo punto aggiungiamo ancora del cioccolato alla Nutella. La facciamo andare proprio per bene anche nei bordi. Deve venire una cosa bella liscia, liquida, lucida in questa maniera, perché il burro ovviamente gli dà anche questa lucentezza. Allora si copre con la pellicola senza farla toccare, bisogna stare attenti che la pellicola non vada a toccare la superficie, cosa che già sta facendo in questo punto, quindi la giro. Allora questa qui va in frigo, cercate di metterla in piano per almeno 2-3 ore, poi se ce ne sta 4, 6 o una notte intera va bene lo stesso, tanto si deve solo appena assodare. Poi dopo vedremo come verrà la fetta, quindi ci vediamo tra qualche oretta. Eccoci, allora il dolce è riposato in frigorifero tutta la notte, adesso è bello sodo, guardiamo come è venuto. Ok, io direi sia decisamente bello anche a vedersi. Proviamo a fare una fetta. Mamma mia, dentro è cremosissimo. Ora si prova a vedere se si riesce a fare una sorta di fetta bellina. Ok, il dolce viene così, viene bello, con tutto bello stratificato. Assaggiamolo. Vabbè, inutile dica qualsiasi cosa. Buonissimo. Allora, lo strato sopra è troppo duro, aspettate semmai una mezz'oretta fuori dal frigorifero prima di servirlo, però ragazzi, questo vi consiglio di farlo comunque anche extra Natale, perché è veramente una cosa spettacolare. Il fatto che sia così bello liscio, è come se fosse una tavolozza bianca, anche se è marrone scuro, con una sacca a poche, magari della panna montata o qualcosa, qui si riesce a fare anche
delle decorazioni o delle scritte o qualcosa, quindi lasciatevi ispirare un po' dalla vostra immaginazione. Alla prossima!